ne voglio andare. Anzi, vorrei avere la possibilità di farlo più spesso. Se c'è una cosa che mi ha insegnato il Covid è proprio che ho bisogno di un modo per potermene andare più facilmente. Ovviamente a tutti piace viaggiare, però bisogna un po' capire quali sono le tue priorità. Preferisci esplorare il più possibile e riempire al meglio il tuo tempo? O preferisci rilassarti e dormire in un 5 stelle? Sono entrambe opzioni validissime, però io preferisco assolutamente la prima, che è anche di gran lunga la più economica. Ma qual è il modo più facile che ho trovato per farlo? Comprare un van. Ma va, non ho i soldi. Comprare un camper. Ma no, non ho i soldi! E allora camperizzati la macchina! Nella mia testa il progetto aveva senso. Ho guardato su YouTube ogni video che possa esistere in tutte le lingue di gente che aveva già provato a camperizzare la propria macchina. C'è chi ha dato importanza al letto, magari per 2 persone, chi ha messo la cucina sotto al letto, chi ha fatto anche il bagno, chi ha fatto l'impianto elettrico, chi ha fatto qualsiasi cosa. Ovviamente quasi tutti l'hanno fatto in una macchina più grossa della mia, ma io ho questa bellissima Dacia Sandero e quindi lo faccio qua. Così una sera ho preso un foglio e ho iniziato a disegnare. E ho cercato di incastrare tutti quegli elementi che avevo copiato da internet e dagli altri video su YouTube nel mio progetto. Questa è stata la parte che ho preferito in assoluto di più, perché è un po' come se fossi riuscito a materializzare quello che avevo in testa e anche se era solo su carta, mi sembrava possibile, era fattibile. Ah, e non vi ho detto una piccola cosa, mio padre è un falegname e questo è un vantaggio non da poco, però vi assicuro che magari con un po' di tempo in più, ma è una cosa fattibile per chiunque. Così un giorno io gliel'ho proposto. Si appoggia qui, non appoggia lì. Almeno dai disegni iniziali era abbastanza unico nel suo genere. Ho deciso fin dall'inizio di non modificare la macchina in nessuna sua parte, quindi il tutto è pensato solamente per essere montato abbassando i sedili posteriori e lasciando completamente liberi quelli davanti. Proprio per questo ci metto 5 minuti e monto tutto il necessario da solo. Il primo ostacolo è stato quello di creare la base del letto in modo che rimanesse in bolla, dato che doveva appoggiare in parte sul baule e in parte sui sedili inclinati. Quindi dopo un po' di misurazioni abbiamo tagliato 4 pezzi in modo da creare 2 parti separate, una per il letto e una per tutto il resto dello spazio. In più, non avendo la portiera del baule purtroppo a filo del fondo, dovevo trovare un modo per non sprecare tutto questo spazio che rimaneva sotto. Quindi ho creato uno sportello bello grosso in cui ci sta veramente un sacco di roba. Il letto ho deciso di farlo largo 60 cm, secondo me più che sufficiente, in modo anche da lasciare più spazio possibile per tutto il resto che dovevo ancora montare. L'idea era quella di creare un cassettone con un tavolo estraibile più lungo possibile. Per ottimizzare ancora di più gli spazi abbiamo creato qua uno sportello bello grosso in cui ci sta tanta roba. L'ultimo passaggio che completa la struttura di legno è questa ribalta che mi fa arrivare il letto a 1,80 m. Quindi ho acquistato tutti quegli oggetti che mi servivano per renderla vivibile. Gli utensili da cucina, il fornello, il letto, le luci, un casino di luci, il tendalino. E la cosa di cui vado più fiero in assoluto, il rubinetto. Questa è la cosa più tecnologica di tutta la macchina, io penso. Ora collego il tubo e vi faccio vedere. E ora non mi resta che farvi vedere il risultato finale.
manca solo decidere dove andare, ma per farlo ho bisogno di capire bene quali sono i limiti della mia macchina. Si muove? Sì. Posso dormirci? Sì. Posso mangiarci? Sì. Posso pisciarci? No. Questo è il primo vero limite. Ma lo spazio c'è? Sì, per il minimo indispensabile lo spazio c'è. Quindi direi che è più che vivibile, no? Non so bene per quanto tempo, ma secondo me è tanto, tipo 2 mesi? Per alzata di mano, qual è il posto in Europa che tutti i camperisti, i motociclisti, i viaggiatori on the road, ma anche tutte le persone normali vogliono raggiungere? Caponord, Catanzaro! Esatto. Partirò da Saluzzo, in Piemonte, e mi dirigerò verso nord, attraversando la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi, la Germania, la Danimarca e finalmente arriverò in Norvegia, dove passerò, credo, moltissimi giorni, perché è lunga, è veramente lunga. Quindi andrò su costeggiando tutta la Norvegia fino ad arrivare a Caponord e poi tornerò giù, passando forse dalla Svezia, non lo so, preferisco tenermi aperte più opzioni. Non vedo l'ora di partire. Gli ultimi giorni sono stati di preparazione, ovviamente. Ho comprato un sacco di cibo in modo da spendere il meno possibile poi in Norvegia e poter cucinare autonomamente. Ho preparato tutti i vestiti, sia leggeri che spessi, perché quando sarò al nord farà freddo, e ho caricato la macchina. E quindi dopo aver salutato tutti sono partito. Ripeto che sono veramente felicissimo di fare questa cosa e le emozioni sono tantissime. Ci sono momenti in cui sono carichissimo del viaggio che sto facendo, altri momenti in cui mi cago addosso. Ieri ho fatto un sacco di chilometri e oggi ne farò altrettanti. Infatti ieri sera mi sono fermato in un campeggio a caso, non so neanche bene dove fossi, perché voglio andare più velocemente possibile verso nord. Tra ieri e oggi ho fatto più di 1000 km e praticamente 15 ore di guida. Sono arrivato a Grimbergen, che è un paesino vicino a Bruxelles. Ragazzi, comunque io penso di essere scemo perché è tutto il giorno che vedo sul navigatore scritto Grimbergen e non mi ero reso conto che sono quelli della birra. Ce l'ho fatta, sono arrivata a Amsterdam, o meglio, sembra che sia dentro una foresta, ma in realtà è un campeggio vicinissimo al centro di Amsterdam. Bellissimo. Adesso sistemo un attimo e poi vado in centro. Molto bello. C'è una quantità di gente ovunque, veramente straffollato. Ho già rischiato di essere preso sotto da 32 bici. È un po' come se fosse Venezia più drogata, però alla fine è quello, cioè. Stamattina sono ripartito. La destinazione è Amburgo, che è più o meno a metà strada tra Amsterdam e la Danimarca, dove prenderò il traghetto. Ce l'ho fatta. Molto bella Amburgo. Unica pecca, non c'è scritto niente in inglese da nessuna parte, tutto tedesco.
Sono ripartito da Amburgo, sto andando verso la Danimarca. Ci metterò anche oggi 5 orette più o meno. Arriverò stasera per dormire a Hirschtal e domani traghetto. Quasi arrivato a Hirschtal, che non ho ancora capito come si dice. Sono le 6:10 di sera. Sono stanco. Non vedo dove sto andando. Piove. Ah, che palle! Ragazzi, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, cazzo. 2200 km, 26 ore di guida più o meno. Sono arrivato a Hirtshals. Domani col traghetto ci metterò circa 4 ore e sarò finalmente in Norvegia. Stanotte dormirò in libera. Fortunatamente ho trovato questo posto con una tettoia, così almeno posso mangiare cena al riparo. Ciao. Sono le 7 del mattino. Ora vado a prendere il traghetto e vado in Norvegia. A Hirtshals ho preso il traghetto per la Norvegia per la modica cifra di 150 euro. Ragazzi, sono in Norvegia. Ho fatto più o meno 100 km e un'ora e mezza di guida per arrivare a Flekkefjord. Prima vera tappa norvegese. In realtà non sono andato lì perché volevo visitare quel paesino, ma perché da lì inizia la prima delle 18 strade turistiche nazionali, o Norwegian Scenic Routes, che volevo fare nel mio viaggio. Queste sono appunto 18 strade selezionate tra le più belle della Norvegia, che passano attraverso fiordi, cascate, ghiacciai, colli pazzeschi, tutte gratuite e sono un'ottima alternativa all'autostrada. Potete riconoscerle tranquillamente con questo simbolo. Queste Norwegian Scenic Routes infatti sono state la base per organizzare il tragitto del mio viaggio. Infatti su una mappa le ho inserite tutte in modo da visualizzarle e mi sono creato un tragitto in modo da incastrarne il più possibile da sud a nord. Stanotte dormirò in un campeggio qua vicino, che ho visto bellissimo, tra l'altro deve essere. Così. Sono le 11:30 di sera. Io pensavo di sperimentare il sole di mezzanotte quando ero molto più a nord, perché adesso sono proprio nel sud della Norvegia. La verità è che anche qua è giorno fino a mezzanotte e alle 4 del mattino è già di nuovo giorno. La prima strada turistica nazionale che ho deciso di percorrere è quella di Gjøren, 130 km nel sud della Norvegia. Sicuramente non è la migliore delle 18 perché non ci sono ancora i fiordi e tutte quelle cose caratteristiche della Norvegia, però è molto interessante. Il tempo fa un po' cagare però. Un grande problema che mi è stato posto da tutti i miei amici prima di partire è: ma dove caghi? Quasi subito mi sono accorto di questa cosa incredibile della Norvegia, ovvero che ovunque, ogni 20 metri, c'è un bagno pubblico. E oltretutto non sono bagni che dici vabbè è un cesso, no, sono opere d'arte fatte da architetti. Questa è la spiaggia di Borestrand. La gente che fa il bagno ha la muta, quindi mi sa che è fredda, molto fredda. Sono arrivato a Luavik, ci ho messo mezz'oretta e da qua prendo il primo traghetto norvegese. I traghetti in Norvegia sono una figata, sono comodissimi e velocissimi. Infatti non li aspetterete mai più di 20 minuti e la strada entra direttamente nel traghetto. Dovete ricordarvi prima di partire di fare la registrazione sul sito FerryPay associando una carta di credito, in modo che automaticamente entrando nel traghetto le telecamere vedono la targa, fanno il pagamento e tu non ci pensi. E poi sono andato verso il Prekenstolen, l'attrazione turistica naturale più famosa della Norvegia, credo. Infatti ci vanno più di 300.000 persone l'anno ed è una vera e propria trappola per turisti, per quanto sia un posto incredibile. Vorrei andare prestissimo per due motivi, sia perché magari c'è poca gente e secondo perché verso le 8, le 9 dovrebbe ricominciare a piovere, quindi spero almeno all'andata e all'arrivo lì di non beccare la pioggia. Fanculo. Sono le 6:20 del mattino.
Sto camminando da circa 20 minuti. Mi sa che ci siamo quasi. Potrebbe essere lì, ma non vedo un cazzo. Lì in basso c'è il fiordo. Ah! Purtroppo la Norvegia sa essere anche molto stronza, infatti appena arrivato al Pregenstolen c'era un muro di nebbia. È arrivato. Fortunatamente non c'è molta gente, però c'è una nebbia assurda. Vabbè, aspettiamo. Poco dopo però fortunatamente la nebbia si è aperta per un attimino e ha fatto vedere il panorama. In solo 2 giorni la Norvegia mi aveva già fatto capire le incredibili cose che ha da offrire, ma anche di quanto queste cose te le faccia sudare. Per un momento pensi che quel posto che stai vedendo sia il più bello del mondo, ma un secondo dopo arriva l'intemperie, arriva il vento e la pioggia. Ed è sempre così, è una sfida giorno per giorno. Parti al mattino presto così arrivi su che fa bello perché poi inizia a piovere. Sto scendendo. Non è mai stato così sereno in Norvegia nella vita. Vabbè. La strada turistica nazionale che ho percorso è quella di Rifilke, che purtroppo essendo ad anello non ho potuto vedere interamente. Dopo un primo traghetto è iniziato un continuo sali e scendi attraverso il fiordo di Sandsfjord. Letteralmente ogni 100 metri c'è un posto in cui fermarsi. Ci sono cascate ovunque. Tutto dove guardate nelle montagne ci sono dei corsi d'acqua che scendono. E sto veramente capendo che cosa vuol dire un road trip in Norvegia. Cioè, uno certo può cercare i punti panoramici, fermarsi, fare la foto, ma è uno di 10 milioni. E averlo visto con la pioggia diciamo che ha amplificato questo effetto. Sicuramente il posto più figo è stato la cascata di Flesefossen. È la strada di Rifilke, Rifilke, dove ho iniziato a divertirmi col drone. Poi ho proseguito sulla strada turistica nazionale di Hardanger. L'ambiente è simile a quello precedente ma forse ancora più estremo e anche qua la pioggia non mi ha abbandonato. Queste sono le cascate di Latefoss. Vai! Latefossen. Se fate un viaggio da queste parti, il consiglio è di non incazzarsi se il tempo non è dei migliori, perché è sempre così, anzi, sarebbe strano il contrario. Intanto sarà sempre l'enorme bellezza dei posti che vedrete che vi farà dimenticare del maltempo. Quella sera ho anche deciso di provare il tipico salmone che ho acquistato al supermercato per circa 700 NOK, più o meno 6 euro, che ho cucinato come potevo perché ovviamente non ho i mezzi, però devo dire che si sentiva comunque di brutto la differenza rispetto al nostro. Stanotte ho dormito qua, come vedete è pieno di macchine e camper ed è un posto assurdo perché è un'area di sosta gratuita con 3 bagni riscaldati con acqua calda, tutti i servizi che servono per i camper, pattumiere, tettoia con i tavoli sotto. Noi queste cose ce le sogniamo in Italia. Da Voss dovevo dirigermi verso Balestrand, che erano più o meno 100 km non di una strada turistica nazionale, quindi pensavo fosse una strada appunto normale. E invece, avendo impostato evita autostrade, mi ha portato su un colle che non mi aspettavo assolutamente, cambiando completamente panorami rispetto a quelli dei giorni precedenti.
Sono arrivato a Balestrand, che è un paese sul Sognefjord, che è il fiordo più lungo del mondo. E oltretutto da qua inizia la strada turistica nazionale di Gualarfjellet. Questa strada turistica nazionale è una di quelle che arriva più in alta quota di tutte e anche qua l'acqua comanda su tutti. Però i norvegesi sono stati bravissimi a costruire dei punti panoramici che sono delle vere e proprie opere d'arte architettoniche, come per esempio quella di Utsiken. Qua mi sa che il drone lo uso. Direte, in questa super costruzione di design cosa ci sarà mai? Anche qua c'è un bagno. E un altro esempio di design super futuristico che si sposa con la natura è il ponte di Likholefossen. Arriva acqua da tutte le parti! C'è solo acqua ovunque qua! Ah! Niente, mi sa che la pioggia non smetterà mai, quindi stasera mi farò un panino, mangerò qua dentro la macchina, che comunque è comoda. Oggi sto percorrendo la strada turistica nazionale questa. Provate voi a dirla se riuscite, Provate. Strinefjellsvägen. Inutile dire che anche questa è stata una strada bellissima, piena di cascate, di colli e di punti panoramici mozzafiato. Sono finito in Antartide! Purtroppo c'è una nebbia assurda, però dietro c'è un lago ghiacciato praticamente, fa freddissimo. Sembra veramente che ci siano gli iceberg. Io non lo so, non ho più parole, ma cosa devo dire? Basta, ciao, me ne vado. Me ne vado. Ora ho un pezzo di strada verso Geiranger. Poi viaggiando trovi dei posti che non ti eri segnato come dei punti panoramici, non sapevi che esistessero, e sono questi. Poi finalmente è arrivato il sole, che mi ha permesso di percorrere alcune strade veramente indescrivibili. In particolare la Atlantic Ocean Road, la più corta di tutte le strade turistiche nazionali, infatti è solamente 8 km, ma secondo me è la più affascinante. E la figata è che passa attraverso isolotti e scogli, attraverso strade rialzate, viadotti e 8 ponti, tra cui il più bello è il ponte di Storeisundet. Sognavo di vedere questo posto da un sacco. Adesso faccio una dronata che non avete neanche idea.
Purtroppo l'Atlantic Ocean Road è tanto bella quanto corta, infatti la parte interessante è proprio pochi chilometri. Ora mi sto dirigendo verso Trondheim, che è una città invece un po' più grossa che voglio visitare, e ci vogliono circa 4 ore di macchina. Finalmente sono arrivato a Trondheim. Non ho idea di cosa ci sia, quindi faccio un giro, vediamo. Questo tramonto incredibile è probabilmente uno degli ultimi che vedrò, perché poi arriverò alle isole Lofoten. Da quel momento in poi ci sarà il sole di mezzanotte, quindi questo è effettivamente uno degli ultimi tramonti che mi sto godendo. Il giorno dopo è stato forse uno dei più stancanti di tutti, perché da qua in poi le attrazioni in Norvegia sono sempre più distanti tra loro. Per quanto questo sia uno dei viaggi più belli che si possono fare, secondo me, ricordatevi che deve assolutamente piacervi guidare, perché altrimenti rischiate veramente di andare fuori di testa. Sono arrivato quasi al punto in cui inizia la strada turistica nazionale di Helgeland, che è la più lunga di tutte. Infatti è lunga 433 km, ci sono 6 attraversamenti con traghetto e in totale ci vogliono circa 11 ore. Solamente in questa parte di Norvegia ci sono oltre 14.000 isole. Quello che ho appena preso era il primo di 6 traghetti che dovrò prendere durante questa scenic route. Qua il meteo è bellissimo adesso, è nitidissimo ed è già un ambiente completamente diverso. Ci sono delle montagne ma non tanto alte, meno frastagliate di prima. Ragazzi, oggi ho guidato tantissimo, sono già le 7:30, ma ho deciso di prendere ancora questo traghetto che è lungo quasi un'ora. Rispetto a tutti gli altri traghetti che ho preso in Norvegia, quelli sulla Egeland Road devo dire che sono abbastanza più lunghi e spesso vi ritroverete ad aspettarli per magari anche un'ora. Mi trovo sull'isolotto di Tiotta, credo sia un'isola, ma qua non si capisce niente comunque, e ho deciso che è arrivato il momento di farsi la barba. Come vedete sto duplicando lo schermo del telefono sullo schermo del computer e quindi io adesso posso usare il telefono come specchio e guardarmi nel computer mentre mi faccio la barba. Ma vi sembra il posto di allattare? Ok, questo è il Laga. Praticamente qua l'attrazione, a parte la natura ovviamente, quella scalinata che arriva fino all'acqua, poi un bagno a forma di onda, bellissimo, però è un bagno. In generale devo dire che questa Egeland Road può risultare molto faticosa, quindi prendetevi tutto il tempo che serve, anche 3 o 4 giorni. Essendo così lunga rischiate di stancarvi tanto e non godervela pieno, quando invece merita tantissimo. Questo punto panoramico si chiama Braset e da qua si può vedere il ghiacciaio più basso d'Europa, infatti è solamente a 100 metri sul livello del mare. Anche questo luogo dedicato a 42 persone morte nell'affondamento di un sottomarino hanno costruito un bagno pazzesco. Stasera sono venuto in questo campeggio sia perché dovevo lavarmi e anche perché avevo un sacco di roba da lavare, infatti c'è la lavatrice, l'asciugatrice e tutto. Il problema è che c'è la coda e sono già le 9:30 e c'è altra gente davanti a me. È l'1:30, spero che l'asciugatrice abbia finito, ma intanto qua è sempre la stessa ora. Non scende, ho aperto ed è ancora bagnato, io non...
Il giorno dopo era uno di quelli che aspettavo di più, perché era il giorno in cui finalmente sarei arrivato alle isole Lofoten. Sì ragazzi, sì, ce l'ho fatta. Durante il viaggio in traghetto sperate che ci sia bel tempo, non come nel mio caso, perché dicono che l'arrivo col traghetto alle Lofoten sia pazzesco. Eccomi qua, alle Lofoten, non col meteo che speravo, però col meteo più probabile in realtà. Sono a O, che è il paese col nome più corto del mondo. Appena arrivato non ho resistito a fare subito 2 dronate, perché basta scendere dalla macchina per capire in che posto assurdo siete appena approdati. Non immaginavo però che quello che stavo vedendo non era nulla in confronto a quello che avrei visto i giorni seguenti. Per fortuna, e di fortuna alle Lofoten ce ne vuole veramente tanta, ho beccato quasi sempre bel tempo. Teoricamente domani dovrebbe fare bello, lo spero con tutto il cuore. Oggi e domani. Non fa bello neanche oggi. Reine è considerato il più bel villaggio di tutta la Norvegia. Ha solo 300 abitanti, ma in realtà migliaia e migliaia di turisti ogni anno. Come praticamente ogni altro posto in Norvegia, è un ex villaggio di pescatori ed è pieno di queste casette rosse tipiche norvegesi che si chiamano rorbuer, il cui rosso è ottenuto dal sangue dei baccalà. Stiamo vagando a caso per le Lofoten e ci sono 1000 passeggiatine così da 10 minuti. Qui arrivi in punta a una montagnola e c'è una vista folle. Che bello, sto veramente salendo tutte le montagnette che ci sono, anche se non c'è il sentiero. Ci sono dei panorami pazzeschi, ma ovunque, tutto dove vai. Cioè voi pensate, oltre a essere il posto più bello del mondo, con le montagne a picco sul mare, l'oceano, le isole, è tutto bellissimo, d'estate c'è il sole di mezzanotte e d'inverno c'è l'aurora boreale. Cioè, cosa serve ancora? Cosa potevano metterci ancora di più di così? Quindi dopo questa giornata che mi sono preso più di relax, è arrivato il bello. Guardate che giornata. E ora vado lassù. Questo trekking si chiama Reinebringen, è una delle viste più belle di tutte le Lofoten, ma non è un vero sentiero in realtà, bensì una scalinata di quasi 2000 scalini. Bello perché non sono per niente sudato, facile, veloce. Non fatevi abbattere dalla fatica della salita, perché vi assicuro che il panorama che avrete dalla punta è una delle cose più belle che potete vedere nella vostra vita. Al pomeriggio sono poi ripartito andando verso nord attraverso la strada turistica nazionale Lofoten, che è l'unica strada che c'è però, quindi non potete sbagliare. Proseguendo la strada turistica nazionale Lofoten sono arrivato a Vik Beach, che sembra le Maldive, ed è sulla costa opposta a dove ero prima rispetto a Reine, quindi in quella direzione c'è è pulitissima, forse l'acqua più pulita che abbia mai visto. Bello, bello, non è la Liguria.
Poi sono arrivato alla città di Svalbard, che sembra un po' una Reine un po' cresciuta, infatti ha 5.000 abitanti. Mi sono fermato in questo posto bruttino per stasera. Ecco dove ho dovuto cucinare perché c'era un botto di vento, però sembrano belli. Erano giorni che non mangiavo qualcosa di così succoso. Il giorno dopo ho deciso di fare un altro trekking molto famoso delle Lofoten. Anche perché è una giornata troppo bella di nuovo, quindi devo assolutamente approfittarne. Il punto in cui sto andando si chiama Floia. Inizia così, esattamente come ieri. Oh, questi scalini sono infami. Sono finiti gli scalini, ma è iniziato questo. Fa caldissimo. Quella roccia su cui ho appena rischiato la vita si chiama Gevelporten, sulla strada per andare sul Floia. E dopo 2 ore di scalini e salite dritte così sono arrivato in cima e il panorama è indescrivibile, quindi non dico niente, lascio parlare le immagini. È la cima più alta. Si vede una roba assurda a 360 gradi. Io sono sconvolto. Smetto di parlare. Dopo la camminata di stamattina sono abbastanza distrutto, le gambe abbastanza indolenzite e adesso sto andando verso una spiaggia che stanotte voglio vedere il sole di mezzanotte. È incredibile quanto sia pulita. Non ha senso, è una piscina. È pieno di bestie. Quello è un pesce non indifferente. Ci siamo. Birretta, cavalletto, coperta, camera, drone. Sono pronto. Quello che mi stava aspettando è stato forse il momento più indimenticabile di tutto il viaggio. Infatti sono stato in spiaggia per più di 3 ore. Mi sono messo lì, ho fatto partire il timelapse e ho guardato il sole che piano piano scendeva, toccava l'acqua e poi tornava su. Questo è il risultato. Ormai sono praticamente le 2 e il sole sta risalendo. Io non so veramente come descrivere questo momento. Pelle d'oca. Quello che offre la natura in questo posto è veramente indescrivibile. Io mi auguro che ognuno di voi abbia l'opportunità almeno una volta nella vita di venire in questo posto e vederlo coi propri occhi.
Dopo le Lofoten ho proseguito verso Tromsø, 450 km e 7 ore di guida più o meno. Quel giorno ho praticamente solo guidato, quindi alla sera avevo voglia di fare qualcosa di divertente, tipo provare qualche cibo tipico. Ragazzi, giuro mi sto vergognando di quello che sto facendo. Non giusto. Poi il mattino dopo sono ripartito per arrivare finalmente a Tromsø. Tromsø è la settima città più grande della Norvegia ed è la più grande della Norvegia settentrionale. Infatti, se volete fare un viaggio nel Grande Nord, probabilmente atterrerete all'aeroporto di Tromsø. Sono appena arrivato a Tromsø, che è divisa in due da un fiordo praticamente, con quel ponte gigantesco che collega le due parti. Anziché il pesce, alla fine ho deciso di optare per il vero piatto tipico di Tromsø, cioè la carne di renna. In questo caso un hamburger. 25 euro, però era da provare. Veramente buono. Ragazzi, sono in questo posto orribile perché a Tromsø non si può fare niente senza spendere 1000 euro. Il giorno dopo mi sono rimesso alla guida per raggiungere Alta, che è l'ultima città più o meno grossa sulla strada verso nord. Sono altri 380 km più o meno 5 ore e mezza di guida. E poi domani si inizierà l'ultima parte del viaggio verso Capo Nord. Sono finalmente arrivato ad Alta. Questa è la stranissima cattedrale. Mancano 280 km a Capo Nord, ancora non ci credo. Ho trovato questo spottino in mezzo a una foresta. Anche stasera, a causa del vento, sono costretto a cucinare qua. Insalatina, aringhe che si sono spappolate perché non so cucinare e non so se mi piacciono, tortellini 4 formaggi con sugo di Philadelphia e prosciutto cotto. Io non so che dire. E poi è finalmente arrivato il grande giorno, il giorno in cui ho impostato sul navigatore come destinazione finale Capo Nord. Farò qualche tappa oggi prima di arrivare a Capo Nord e poi però saremo lì. Si arriva. Oggi 15 luglio 2023 arrivo a Capo Nord. Più vado a nord, più l'ambiente sta cambiando completamente. Non c'è più un albero, è tutto molto piatto, la strada è una sola, dritta per dritta. Ecco, in questo momento ero particolarmente felice per aver visto delle renne, infatti sono anche sceso dalla macchina per filmarle da vicino, ma non avevo idea di quante ne avrei viste nelle ore e nei giorni successivi. Le renne. Sono arrivato a Honningsvåg, che è l'ultima cittadina prima di Capo Nord, mancano più o meno 40 km. Praticamente è la tappa che fanno tutti e quindi è solo turistica, non c'è nulla da vedere quasi. Forse questa è l'attrazione turistica di questo posto. Uè, scusa, posso? Oh! Brave sul marciapiede. No! Madonna! Ma guarda, fammi passare! Dopo Honningsvåg è iniziata l'ultima mezz'ora di guida. Inutile dire che ho avuto la pelle d'oca tutto il tempo, mi sembrava veramente impossibile. Ho cominciato a ricordarmi quando stavo organizzando il viaggio e avevo calcolato più o meno 75 ore di guida per arrivare a Capo Nord. Ed era assurdo vedere sul navigatore 5 minuti. Guardate lì, è arrivata!
Anch'io sono arrivato. Il tempo è esattamente come mi aspettavo che fosse. Tutte le foto e video di gente che è venuta qua era sempre così il meteo, quindi sono felice anche se c'è una nebbia della Madonna, non me frega niente. Sono arrivato. Ora piango. E quindi sì, mi fa ancora strano adesso a dirlo, ma dopo 5.877 km e 21 giorni di viaggio sono arrivato a destinazione. Quella sera ho passato la notte nel parcheggio che c'è poco sotto Capo Nord, che è anche l'inizio del trekking che porta al vero punto più a nord dell'Europa continentale, 1450 metri più a nord di Capo Nord. E dato che al pomeriggio il meteo è migliorato, ovviamente ho deciso di farlo. Sono 8 km, più o meno 5 ore tra andata e ritorno. Ora è andata via completamente la nebbia, c'è un cielo azzurrissimo, si sta da Dio. Sono arrivato praticamente a livello del mare. Ci sono quasi e laggiù è spuntato il promontorio di Capo Nord, che è incredibilmente alto. Si vede minuscolo, ma si vede il monumento di Capo Nord. Che bello, guardate che posto. Ed eccomi qua, il vero punto più a nord dell'Europa. So anche che qua c'è la possibilità di vedere delle foche, però forse chiedo troppo. E invece... Ragazzi, ci sono veramente le foche, io non ci posso credere, non ci posso credere. Dopo aver visto le foche, il posto più a nord Europa, col meteo migliore che si possa chiedere, non ho più niente da dire. La coronazione di un mio sogno. E dopo aver salutato definitivamente Capo Nord, la vera destinazione di questo viaggio, mi tocca iniziare il ritorno, che però sarà entusiasmante quanto l'andata probabilmente. Per i primi 2 giorni ho dovuto praticamente ripercorrere la stessa strada dell'andata perché è l'unica strada esistente e poi ho cambiato direzione verso la Svezia. Oggi sì, è proprio stata una giornata noiosa ma necessaria. Ho fatto più di 450 km e ho guidato quasi 7 ore. Mi sto spadellando 2 verdure col couscous e via. Si va a dormire e domani si spera sia un po' più divertente di oggi. Sono finalmente arrivato a Narvik, anche oggi molti chilometri, ma sono a livello delle Lofoten, quindi in 2 giorni ho fatto veramente un sacco di strada. Sono molto vicino alla Svezia, quindi domani entro direttamente in Svezia. Ora mi faccio un giro qua, non dovrebbe esserci nulla di particolare, una cittadina molto piccola. Per stasera ho trovato un altro posticino brutto, vorrei tantissimo fare il bagno, qua sarebbe bellissimo, però fa freddo. Oggi è il giorno in cui arrivo in Svezia. Dopo 20 giorni giusti praticamente di Norvegia, cambio nazione finalmente. Cambieranno paesaggi perché farò una buona parte nell'entroterra della Svezia, quindi un sacco di boschi, ma farò anche una parte di costa fino a Stoccolma. Questa è l'idea, poi in realtà non ho un tragitto preciso, quindi vedrò giorno per giorno. Oggi il tempo non è dei migliori, fino a un attimo fa pioveva e ho addirittura messo il riscaldamento in macchina. È il 19 luglio
e ho messo il riscaldamento. Appena arrivato in Svezia, la prima tappa è stata Kiruna, è la cittadina più a nord della Svezia e mi ha stupito molto per la sua storia particolare, molto inquietante devo dire. Infatti questa cittadina è stata costruita a inizio Novecento per ospitare gli operai che lavoravano nella vicinissima miniera di ferro, una delle più grandi di tutta Europa. La sua popolazione è aumentata fino a superare i 20.000 abitanti, ma nel 2003 si sono accorti che la cittadina stava lentamente sprofondando, a causa proprio dei grandi scavi che erano stati fatti nella miniera sottostante. Quindi hanno deciso di spostare la città qualche chilometro più distante. La maggior parte degli edifici verranno abbattuti e ricostruiti, ma i più importanti, come la chiesa e il municipio, verranno fisicamente spostati entro il 2035. Devo dire che è parecchio inquietante questo posto. C'è pochissima gente in giro, sa molto di sovietico, non lo so, strano. Da qua si vede parte della cava, che è veramente gigantesca. Mi è bastato solamente un giorno per capire quanto sia strana la Lapponia in estate. La desolazione più totale. Oggi sto andando verso Muttos National Park. Una cosa che non avevo assolutamente considerato è la quantità di zanzare che ci sono. Troppe. Io ne avrò ammazzate 150 ieri sera. Bene, allora non fa bellissimo, fa freddo, però questo bosco è troppo figo e quindi farò questo trekking. Un silenzio bellissimo, si sente solo il rumore dei miei passi, l'acqua in lontananza. Comincio a sentire suono di cascata in sottofondo, quindi mi sa che ci siamo. Un paio d'ore ci ho messo, ma la pace più totale proprio. Sono arrivato, tutto bellissimo, tranne le zanzare, ragazzi, è una cosa pazzesca, ce ne sono un'infinità, ne avrò già ammazzate 3000. Quella sera ho passato la notte in un campeggio perché dovevo lavarmi e lavare i vestiti e il giorno dopo sono ripartito per arrivare finalmente al Circolo polare artico, o meglio qua passa il circolo polare artico, quindi da qua in poi, scendendo, forse comincerò a vedere la notte. Non vedo l'ora, ti giuro non vedo l'ora di vedere il buio. Questi primi 2 giorni in Svezia sono stati molto particolari. Soprattutto al nord ci si ritrova completamente immersi nella natura, le strade sono pochissime, le cittadine sono pochissime, le persone che si incontrano ancora di meno. Questa è gigantesca, è la più grossa che abbia mai visto. Sono stati giorni completamente diversi da quelli in Norvegia. La maggior parte delle sere mi ritrovavo solo a dormire in mezzo a una foresta o al bordo di un lago e questo strettissimo contatto con la natura, questa solitudine, devo dire che mi è piaciuto un casino.
Sono fermato a Blatniskele, che è questo paesino minuscolo in cui non c'è letteralmente niente, a parte un lago bellissimo. Ho proseguito ancora un po' e ho trovato il posto dove fermarmi stasera. Qua c'è una spiaggetta sul lago. Niente ragazzi, cambio di programma, quel posto era invaso dalle zanzare. Ho trovato questo posticino, non mi sembra niente male. C'è il posto per il fuoco e c'è pure la legna. Spero che col fuocarello si risolva anche il problema delle zanzare. Alla vostra. Anche perché viaggiando e vivendo come ho fatto io in macchina, si è costantemente a contatto con la natura. Dentro la macchina ci stai solo per dormire e per guidare. Quindi ero ormai completamente abituato al freddo, al vento, alla pioggia, alle zanzare, e in poco più di 3 settimane questa era diventata la mia routine, la normalità. Io ve lo consiglio caldamente di fare un'esperienza così nella vita, di costringervi al disagio fino al punto in cui diventa la vostra quotidianità. Secondo me fa capire tantissime cose della vita. Dato che le cittadine non danno così tante soddisfazioni qua in Svezia in estate, ovviamente bisogna andare nella natura. Questo punto panoramico si chiama Offerhallen, posto bellissimo, ma in cui mi è successa una piccola disavventura. Ovviamente, come in tutto il resto del viaggio, mi ero portato il drone, e quale posto migliore per fare una dronata se non un enorme dirupo di roccia. Avevo pure notato alcuni grossi falchi bellissimi che volavano tra le rocce. Ho detto, magari viene proprio una bella ripresa a questi falchi, peccato che abbiano deciso loro di riprendere me. Infatti dopo pochissimo tempo da quando sono decollato, uno di loro mi ha arpionato il drone da dietro, rischiando di farlo cadere da molto molto in alto. Per fortuna sono riuscito a riprendere i controlli e riatterrare immediatamente, ma me la sono rischiata. Sono arrivato a Sollefteå. Per oggi mi fermo qua, sono già le 7, ho fatto un bel po' di chilometri. Unica missione di stasera, trovare una pizza. Sono arrivato a Sundsdal, purtroppo diluvia e non sto salendo le scale per fare uno scivolo d'acqua, ma è un ennesimo punto panoramico. Questa Sundsvall mi sta piacendo parecchio, pulitissima, ordinatissima, però pur essendo una domenica di luglio è vuota, non c'è nessuno in giro ed è pure una città grande. Dato che ci sono 25 gradi, fa caldissimo oggi, ho deciso di fare il bagno. Quindi ho cercato una spiaggia, ne ho trovata una che deve essere molto bella all'interno di un parco naturale. È freddina, c'è anche il vento, ma dopo la Norvegia non ho più paura di niente. Ragazzi, stasera mi fermo nel posto più isolato del mondo. Sono in mezzo ai boschi, proprio lontani dalla strada, in mezzo alla Svezia, chissà dove. Tavolino, fuocherello. E stasera si griglia, anche perché ho finito la bombola del gas. E ho cercato un posto per riempirla e non l'ho trovato, quindi vedremo. È quasi mezzanotte e la luce si abbassa piano piano, quindi mi sa che comincerò piano piano a vedere la notte finalmente. E questo lago che ho trovato è una roba incredibile, non so se sia uno stagno o un lago perché
penso uno stagno perché è completamente piatto, è uno specchio pazzesco, io non ho mai visto una cosa del genere. Stamattina mi sono svegliato con la pioggia violenta, quindi sono partito e mi sono messo di nuovo alla ricerca di un posto che potesse riempirmi la bombola del gas. Però mi sa che ora rinuncerò a cercare un posto in Svezia, perché l'ultimo posto mi ha detto che dopo 6 anni di lavoro non aveva mai visto un attacco come quello della mia bombola, che è esattamente l'attacco delle bombole italiane, quindi vabbè. Poi sono arrivato a Gavle, una delle città più grandi della Svezia, ma ciò nonostante sono riuscito a parcheggiare molto vicino al centro e non pagare nulla. Non c'è molto da visitare perché il centro è abbastanza piccolo, però in generale è tutto molto pulito, ordinato e merita. Quella sera mi sono fermato a dormire su una lingua di terra veramente sottilissima, si vedeva l'acqua sia da una parte che dall'altra. Come sempre la Svezia ha una natura straordinaria. La tappa di oggi è il Parco Nazionale di Farne-Bovgardens. Sono qua da 3 minuti ed è già bellissimo. Ora sto facendo un trekking da 3,5 km più o meno, non lo so, che fa un giro per il parco, vedrò se farne ancora un altro dopo. Mi sono spostato di circa 20 km con la macchina all'interno del parco su strade sterrate e sono arrivato in quest'altro posto dove dovrebbe esserci una torre per birdwatching alta 20 metri. È gigantesca, non me l'aspettavo. È altissima, ragazzi, è più alta degli alberi. Sei letteralmente sopra la foresta qua. Ok, adesso state per vedere una cosa che in tutto il viaggio non avevo ancora visto. Pronti? Ci sono i lampioni accesi che fanno la luce artificiale. È buio, è notte, è incredibile. Il giorno dopo il programma era quello di visitare finalmente Stoccolma. Ci sono 3 isole principali sul fiume che passa al centro di Stoccolma. Spero di riuscire a vederle tutte e 3. Ora sto andando nella prima, che è quella più storica. Questo è il Palazzo Reale di Stoccolma, con le sue 600 stanze, è uno dei più grandi al mondo. Quest'isola è molto piccola rispetto alle altre, infatti c'è solamente questa fortezza e un museo di arte moderna, credo. Questo ponte porta all'isola di Djurgården, che è un'isola molto grande, detta l'isola verde, perché al suo interno c'è un enorme parco. Sto andando verso il lago di Vattern, che è il secondo lago più grande della Svezia. Ho guidato più di 3 ore, sono arrivato a Motala. Sembra un posto carino, ma non sono qua per visitarlo in realtà, faccio solo un giro perché devo ancora mangiare pranzo, sono quasi le 4. Oggi sto continuando la strada su questo lago gigantesco svedese, ho un po' di tappe, tra cui un castello, qualche punto panoramico. Questo è il castello di Vadstena. Sempre sulla strada che costeggia questo lago gigante ho trovato questo piccolo trekking, anche qua pieno di turisti, però mi porta a un piccolo paesino molto vecchio con dei mulini e delle cascate che deve essere molto carino. Questo posto si chiama Rottl ed è
immerso in un parco naturale. Ci sono alcuni mulini molto molto vecchi. Guardate che posto, completamente immerso nella foresta. Là dietro c'è un laghetto. Oggi è stata un'altra giornata di lunghi chilometri. Ora sono arrivato a Ystad, che è una cittadina proprio più a sud possibile della Svezia, che ha un centro storico pazzesco. Stamattina mi sono alzato con la pioggia e sono ripartito direzione di oggi Malmo, ultima tappa della Svezia. Eccomi arrivato a Malmo, finalmente. Per adesso non piove, fortunatamente è stato molto facile parcheggiare, al contrario di Stoccolma, nonostante sia la terza città più grande della Svezia. E così dopo 2 settimane ho finito anche la Svezia. Come sapete non avevo nemmeno intenzione di passare in Svezia, in realtà ho cambiato idea dopo Capo Nord, ma è stata un'idea fantastica. La Svezia è veramente natura incontaminata e starci 2 settimane in questo modo, sempre all'aria aperta, dormendo fuori, è stato pazzesco. Ho appena pagato praticamente il primo casello del viaggio, perché non mi era ancora successo, per attraversare il ponte che collega Copenaghen a Malmo e costa la bellezza di 55 euro. Però è il ponte più lungo d'Europa e scenograficamente fantastico. Sono arrivato a Copenaghen. Sono venuto in un campeggio stasera perché starò 2 giorni e non volevo mettermi a cercare parcheggi strani. Ed è proprio a Copenaghen che ho finalmente incontrato alcune persone che conoscevo, che abitano lì, tra cui mio fratello che è arrivato dall'Italia. Dato che io ci sarei stato solamente un giorno a Copenaghen, hanno deciso di farmi fare una passeggiata di 700 km in modo da vedere tutto. E infatti siamo anche andati a vedere il monumento più celebre di Copenaghen, che è la Sirenetta, che è la cosa più deludente che abbia visto in tutta la giornata. È grossa così più o meno, non è che merita. Poi abbiamo visto la cupola di San Pietro e la cosa che mi è piaciuta di più probabilmente, cioè la biblioteca. Oggi si guida di nuovo un casino. Da Copenaghen sto andando verso Amburgo, sto per prendere un altro ponte e costa di nuovo veramente un botto. E non c'è storia, però devi prenderlo per forza perché è l'unico modo, altrimenti sono dei traghetti ma costano ancora di più. 36 euro, 36 euro, bello guarda che piloni enormi, bello, però 36 euro per 10 km di ponte, vabbè. Sono tornato in Germania, non l'avrei detto. Sono arrivato ad Amburgo, sono poco fuori Amburgo che non visiterò perché ho già visto l'andata. In Norvegia e Svezia non c'erano i tir, non c'era il traffico, era più bello. Anche oggi ho guidato più di 5 ore, però intanto sono quasi ad Amsterdam e mi sono fermato a Giethoorn, che è questo paesino pazzesco, con le case che hanno tutte il tetto di paglia, i ponti ed è completamente pedonalizzata. Non a caso questo posto viene chiamato la Venezia d'Olanda. È fantastico il fatto che non ci siano strade più larghe di questa. Ieri sera alla fine sono arrivato ad Amsterdam. L'intenzione era quella di fare solo una piccola tappa perché era quella che chiudeva il giro, visto che c'ero già passato all'andata. Poi però, chiamando un po' di campeggio, ho scoperto che erano quasi tutti pieni, perché oggi ad Amsterdam c'è il Pride e mi sono appena accorto che sono vestito completamente di nero.
of Amsterdam Pride. Ragazzi, oggi non è successo niente di che perché ho solo guidato, ho completamente attraversato il Belgio, sono già arrivato in Francia, sono arrivato ad Aimes, che è un posto carino. Ho fatto un altro paio d'ore di macchina e sono arrivato a Rouen. Sto continuando il mio tragitto più o meno in direzione Parigi e esattamente in questo momento sto passando sopra la Senna e sto per incontrare una persona. Ed è proprio qua, in mezzo al nulla più totale della Francia, che ho finalmente incontrato Edoardo, amico, collega videomaker, pazzo, sclerato esattamente come me. Infatti anche lui, che abita molto vicino a me, è partito però in bici in direzione Londra. Ciao, bellissimo! Ciao, bellissimo, com'è? Bene, bene. E siamo riusciti a incastrare i nostri due viaggi in un punto inutile in mezzo alla Francia, però l'importante era vedersi entrambi a metà del nostro viaggio incredibile. Infatti quella serata è stata bellissima perché lui era già a 10 giorni di viaggio più o meno, io ero a più di un mese e mezzo e ci siamo raccontati un sacco di cose. È stata una serata normale, diciamo, come quelle a cui ero abituato prima del viaggio, ma che appunto da un mese e mezzo non mi capitava di fare, e quindi è stato proprio bello. Guardalo lì. Ale! Bello. Edoardo ha riempito questo tavolo di cose che in realtà aveva tutte sopra questo veicolo pazzesco. Ci sta tutta la tenda qua dentro. Dopodiché il viaggio è praticamente arrivato al termine. Infatti, avendo allungato in Svezia, avendo incontrato persone e tutto, non avevo più giorni per visitare e fermarmi ancora e fare ancora tante tappe. Stasera, mentre montavo le coperture per i vetri e preparavo tutta la macchina, mi sono realmente reso conto che questo viaggio è finito. Pensare che questa è l'ultima notte che dormo in macchina e che ho preparato tutto e domani sera dormo in un letto vero, bello, però mi sale il magone perché è stato proprio un'esperienza piena di emozioni dal primo momento fino all'ultimo. Una cosa pazzesca, fuori di testa. Non me la dimenticherò mai, sicuramente. Infatti sono andato diretto verso Barcellona, dove ho incontrato i miei amici che mi hanno raggiunto per la loro settimana di vacanza. Siamo andati a un festival di musica elettronica, ci siamo divertiti un sacco, ma non c'è stato niente di interessante da raccontare in queste sedi. E così dopo questa settimana ho deciso di farmi in una tirata sola Barcellona a casa. Non aveva più senso fermarmi una notte in mezzo alla Francia e quindi sono tornato in patria. E così alle 11:30 del 17 agosto 2023 ho finito il mio viaggio. Sono sul Colle dell'Agnello, confine tra Francia e Italia. Ho ancora un po' di chilometri fino a casa ovviamente, però la parte lunga è andata. E cosa dire? Che figata, che figata. Sono in Italia. Ho fatto 12.900 km, sono stato in giro 53 giorni e ho attraversato 7 paesi diversi. Ora potrei sembrare banale a dire che bisogna fare queste esperienze, che la consiglio a tutti, che cambia la vita, che bisogna viaggiare da soli perché è il modo migliore per scoprirsi e per vedere il mondo e tutto, ma io penso che tutti voi lo sappiate già benissimo questa cosa. Quello che ci tengo a dirvi è che anche dei viaggi così lunghi e così impegnativi e costosi a prima vista in realtà sono fattibili. Se uno prende i giusti compromessi, non pretende di dormire sempre al caldo, di mangiare sempre bene e di essere sempre comodo e a tuo agio, questo tipo di viaggi è possibile farli. Io ho fatto un'esperienza che non pensavo fosse possibile e in realtà è stato semplice. La cosa più difficile è stato convincersi di farlo, ma una volta che sei convinto lo puoi fare tranquillamente, lo può fare chiunque. Ovviamente se siete persone che patiscono molto la solitudine potreste fare molta più fatica, ma fidatevi che
tutte le paure che vi vengono in mente prima di partire, poi durante il viaggio non succederanno, perché quando viaggiate siete lucidi, siete pronti, siete organizzati, non siete allo sbaraglio, avete tutto sotto controllo. In più, viaggiando in modo così semplice, che può sembrare un limite, in realtà rende tutto più facile, perché vuoi andare in un posto, ci vai, sei tu e la tua macchina, e riesci a vivere tutte le esperienze che pensavi che non fossero possibili. E secondo me già solo anche essere in due, per quanto sia bellissimo condividere i viaggi con delle persone, non regala le stesse emozioni e le stesse esperienze. Spero quindi di avervi fatto capire che questo tipo di viaggi è fattibile. Abbiate la voglia di mettervi in gioco e di fare cose che pensate che siano impossibili da fare, perché alla fine, una volta che l'avete fatte, direte: beh, potrei farlo altre 150 volte, che ci vuole? Magari prima di partire si potrebbe pensare che sarà difficile perché non avrai tutte le comodità, farà freddo, ci saranno 1000 problemi, ma in realtà tutte queste mancanze sono valori aggiunti, perché vi accorgerete di quanto poco serve per vivere. Io avevo le mie provviste, avevo le 4 cose che mi servivano per vivere, tutte in macchina, e non mi è mai mancato nulla. Non abbiate paura del discomfort, perché è quello che vi renderà il viaggio veramente unico e vi permetterà soprattutto di andare e di vivere esperienze che altrimenti non riuscireste in nessun modo a vivere. Divertitevi, viaggiate, camperizzate tutto quello che potete e ci vediamo presto. Ciao ciao!